Benvenuti, cuori appassionati della famiglia di mania delle serie turche. Oggi, qui in studio, l'aria è densa e dolce amara, come una canzone dimenticata che torna all'improvviso dal fondo della memoria. Non è solo un aggiornamento sulla vita di due volti amatissimi, è un viaggio dentro il fragile territorio dove finisce l'orgoglio e comincia la verità del cuore. Prima di addentrarci, vi ricordiamo che questa comunità vive grazie a voi. Iscrivetevi per non perdere nessun frammento di queste storie, lasciate un like se credete nella forza dei ricominci, attivate le notifiche. E se volete sostenere il nostro lavoro e accedere a contenuti esclusivi, il pulsante Abbonati è lì per voi, la vostra partecipazione è preziosa. Nella storia recente della televisione turca, poche coppie hanno saputo creare un incantesimo così potente come quello nato tra Can Yaman e Demet Özdemir. La loro alchimia ha varcato lo schermo, diventando leggenda. Per molti, quell'intesa era un capitolo chiuso, archiviato tra gli impegni, i traslochi, le nuove sceneggiature e il passare del tempo. Eppure, lontano dai riflettori, ciò che si muove è materia viva, emozioni irrisolte, promesse sospese, battiti che non si lasciano domare dalla ragione. Le voci che serpeggiano tra i caffè di Istanbul e i corridoi dei set parlano chiare. La notizia del presunto nuovo legame tra Demet Özdemir ed Engin Kokagoz avrebbe squarciato l'equilibrio interiore di Can Yaman. Non parliamo di gelosia semplice, ma di uno scossone profondo, capace di abbattere barriere che lui stesso aveva costruito. Chi gli sta vicino racconta che questo annuncio sia stato la scintilla che ha riaperto un cassetto chiuso a chiave, ricordi, profumi, parole non dette. In pubblico Can ha indossato a lungo il volto dell'uomo che va avanti, ripetendo a se stesso il mantra di chi vuole salvarsi, quello che è stato è stato. Ma il cuore, si sa, è un narratore testardo. E nella sua storia, il capitolo con Demet non era affatto finito. A quanto trapela, lui non è rimasto fermo ad aspettare che il destino decidesse. È partito in una sorta di crociata emotiva, una rincorsa testarda contro la notte. Telefonate a ore improbabili, messaggi impregnati di nostalgia, il passaparola discreto tra amici comuni per capire se dall'altra parte ci fosse un varco. Ogni tentativo è diventato un modo di dire «ci sono, non ti ho dimenticata», senza pronunciare apertamente quelle parole. E poi, quando nessuna strategia sembrava più sufficiente, è arrivato il gesto che ha sorpreso tutti. Can ha usato l'arma più antica e disarmante, la parola nuda. Non una parola qualunque. Versi. Una lettera poetica composta di getto, con quell'urgenza che solo le crepe nel petto sanno chiamare. Questi versi, scritti per Demet e inviati in un momento in cui il silenzio faceva più rumore di qualunque conversazione, sono filtrati fino alle colonne del gossip, lasciandoci intravedere il volto privato di un uomo che non nasconde più la propria fragilità. Ti ho guardata un'ultima volta e ho scelto il silenzio, mentre una tempesta mi batteva dentro e la notte mi bruciava tra le dita. Ho provato a dirti resta, ma la voce non è uscita. Quando l'amore scivola via, neppure le braccia bastano. Ho lasciato il tuo nome sul vento, finché il cielo si è fatto sottile. Se un giorno tornerai, mi troverai nello stesso angolo, con la porta socchiusa e la luce accesa. Parole che parlano di attese infinite, di un uomo che depone l'orgoglio come si depone un'armatura a fine battaglia. E non si è fermato lì. La pioggia di frasi ha continuato. Le ore si sciolgono, ma la tua impronta resta. Il tuo profumo vive sulla pelle come un segreto che non vuole svanire. Dove tu sei lontana, il mio cuore ti raggiunge lo stesso, esiste un istante che non si è mai spezzato. Versi semplici e feroci. Dopo quella confessione, dicono, sarebbe arrivata anche una frase netta, quasi un titolo scritto in grassetto. Lasciamo alle spalle il passato, apriamo un nuovo capitolo. Ditemi, famiglia di mania delle serie turche, come si resta indifferenti di fronte a un messaggio così? Se foste voi a ricevere una poesia dall'ex che vi ha fatto tremare il mondo, cosa fareste? Credete che le parole, quando sono vere, possano davvero ricucire una ferita? O pensate che ci siano porte che, una volta chiuse, vanno rispettate per sempre? Ma in questa storia il dettaglio più tagliente non è ciò che Can ha detto. È ciò che non è arrivato dopo. Il silenzio. Ore che si sgranano come rosari,
giorni che iniziano e finiscono, e nessun segnale da parte di Dimet Özdemir. Un vuoto che fa eco. Chi conosce Khan parla di un'immersione profonda nei propri pensieri, di un interrogativo che ritorna come un'onda. E se questo mutismo fosse già una risposta? Da una parte lo trascina il passato condiviso, la complicità, le risate, gli sguardi che bastavano a dirsi tutto. Dall'altra, l'ombra di un presente in cui la donna che ha amato potrebbe aver scelto un'altra strada con Engin Kokagoz. L'attesa è diventata una prova di resistenza. L'altalena tra la pazienza e la speranza fragile. Intanto, Dimet gioca la carta del riserbo assoluto. Niente dichiarazioni, nessuna fuga in avanti. Le indiscrezioni dicono che sia concentrata a costruire il suo presente, mattone dopo mattone, senza lasciare che i fantasmi bussino alla sua porta. C'è chi sostiene che voglia tutelare ciò che sta nascendo con Engin Kokagoz da ogni interferenza, chi aggiunge che il passato con Khan, per quanto luminoso, le abbia lasciato segni che fanno male se toccati. Eppure noi che seguiamo queste storie sappiamo bene che i sentimenti non rispettano i perimetri, e spesso una frase scritta col cuore può incrinare anche i propositi più granitici. Com'è andata a finire, vi chiederete? Non è finita. È in corso. Le notti per Khan si sono allungate. Chi lavora con lui avrebbe notato un velo di distrazione tra un ciak e l'altro. Dicono che tenga il telefono sempre vicino, che a ogni vibrazione il suo sguardo si accenda per poi tornare serio nel giro di un respiro. Forse è impegnata, forse sta cercando le parole giuste, pare sussurrare a se stesso, come ci si racconta una storia per avere il coraggio di aspettare un minuto ancora. La soglia tra desiderio e resa è un filo sottile, e lui ci cammina sopra in equilibrio precario. Sul fronte opposto, la psicologia di Dimet sembra correre su un binario diverso. Amici stretti parlano di una donna che non vuole più perdersi nell'eco di quello che è stato, che sta tentando di proteggere il presente da un passato che sa farsi irresistibile. Se davvero con Engin Kokagoz c'è qualcosa di serio, non sarebbe solo un nuovo amore, ma una decisione matura, un atto di volontà per andare oltre. Eppure nessuno conosce davvero il peso delle cicatrici, se non chi le porta. Una parte di lei, raccontano, teme che riaprire la porta riporti con sé la stessa tempesta che l'ha segnata, un'altra sa che ci sono storie che non si esauriscono con una firma in fondo alla pagina. Nel frattempo, il mondo dei commentatori si è diviso in due correnti inconciliabili. C'è chi legge nei versi di Khan un ultimo saluto, una specie di rito di addio, come se avesse voluto dire tutto per poter, se necessario, partire. E c'è chi, al contrario, vede una preghiera per il domani, il grido di "sono ancora qui" lanciato come una bottiglia in mare. In particolare, la frase sulla porta socchiusa è diventata un emblema, per alcuni è il simbolo di un approdo pronto a chiudersi, per altri è la prova che, qualunque cosa accada, un rifugio nel suo cuore per Dimet resterà sempre. Sui social la battaglia è rovente. C'è chi invoca il grande ritorno, se è amore, non si abbandona, e chi difende il diritto di Dimet a proteggere la sua nuova vita e a non diluire scelte difficili con ripensamenti. Il feed si riempie di frasi poetiche, di ricordi, di promesse fatte in loro nome da chi li ha amati sullo schermo e oltre. Ogni gesto viene interpretato, ogni fotografia scandagliata. Gli occhi di tutti, però, puntano su di lei. Arriverà un segnale? Un post, una caption, un cuore lasciato sotto la foto giusta? O quella stessa assenza di parole che sta tenendo sospeso intero il mondo del gossip? In mezzo a questo tumulto, una verità rimane: ci sono amori che, anche quando finiscono, continuano a risuonare a bassa voce, come un tema musicale che non riesce a dissolversi. Quello che Khan ha scritto non è stato, dicono gli esperti del cuore, solo un esercizio di nostalgia, è stato bussare all'ultima porta ancora socchiusa. E ora tutti aspettano di capire se quella porta si aprirà o se la poesia si spegnerà nel silenzio definitivo. Le ore piccole sono diventate per Khan un territorio abitato da pensieri che non trovano casa. Chi lo conosce bene vede il suo carisma rallentare, quella luce accesa che ha contribuito a costruire il suo mito vacillare appena. Non c'è dramma plateale, non c'è teatrino, c'è un uomo che ascolta il proprio respiro e conta le notifiche. Nel frattempo si torna al lavoro, al dovere,
alle scadenze, è lì che il sogno di una risposta cerca di convivere con la concretezza del quotidiano. E Dimet? Lei, dicono, mette ordine nei cassetti della vita. Gli impegni, i copioni, le telefonate, i momenti con chi oggi le sta vicino. Ma i sussurri concorrono, quella lettera l'ha toccata. Non serve essere poeti per riconoscere quando una frase arriva dal punto più vulnerabile di una persona. A volte, però, la consapevolezza non basta per cambiare rotta, c'è da decidere quale prezzo pagare, se riaprire il libro o completarne la lettura con una pagina bianca, senza parole. E questo è uno dei dilemmi più duri che una donna possa affrontare, proteggere il presente o farsi attraversare da un passato che chiama per nome. La domanda resta sospesa, è un congedo o un'ultima speranza? Una parte del pubblico immagina la poesia come il passaggio necessario per potersi congedare con dignità, per dire ho fatto tutto il possibile. Un'altra parte è certa che in quelle righe ci sia la promessa di un ritorno, la richiesta di una possibilità, anche piccola. E chissà, spesso la differenza tra addio e ricominciare è solo una parola dalla persona giusta. Intanto, mentre gli analisti passano al setaccio ogni dettaglio, i fan attendono un gesto da Dimet Özdemir. Potrebbe scegliere un messaggio velato, una foto capace di parlare da sola, o continuare a difendere il silenzio come uno scudo. La verità è che, qualunque cosa accada, niente potrà cancellare quello che è stato. E nulla impedirà a questa storia di diventare parte della memoria collettiva, la confessione scritta in punta di cuore che ha tenuto col fiato sospeso un intero universo di spettatori. Alla fine, ciò che stiamo osservando non è soltanto la cronaca di due celebrità. È una riflessione sul coraggio di affrontare ciò che resta in sospeso. Le frasi di Ken Omen per Dimet Özdemir sono il ritratto di un uomo che mette da parte la propria corazza e sceglie la nudità dei sentimenti, consapevole che da lì non c'è più riparo. Dall'altra parte, il silenzio di lei potrebbe non essere freddezza, ma il peso di una scelta difficilissima, tenere ferma la rotta quando il cuore tremerebbe volentieri. Non tutte le storie hanno finali composti dalle stesse mani che le hanno create. Qualche volta è il tempo a prendersi la firma. E allora vi chiediamo, cosa pensate che accadrà? Dimet romperà questo silenzio? Khan continuerà ad attendere o deciderà di riporre anche l'ultima speranza? Raccontateci le vostre intuizioni nei commenti, fateci sapere da che parte batte il vostro cuore. Prima di salutarvi, sostenete questo canale con un like, iscrivetevi e condividete il video perché arrivi lontano. E ricordate, se volete far parte attiva della nostra famiglia e sostenere il nostro lavoro, il pulsante abbonati vi aspetta con vantaggi esclusivi. Grazie per aver percorso con noi questo cammino così intenso. Noi di Mania delle serie turche restiamo qui, in ascolto, pronti a raccontarvi il prossimo capitolo, sperando che, quando arriverà, porti con sé più luce che ombra.